Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video tema camper, con un video un po' particolare questa volta perché questo video lo faccio praticamente per me come ricordo. Abbiamo un gatto che passa. Come ricordo del mio primo camper, il mio primo camper di cui il primo camper che ho avuto, comprato in maniera istintiva. In realtà prima di allora non avevo pensato a un camper, l'ho comprato proprio così, visto lì, visto, e me ne sono innamorato e l'ho acquistato. Ora, questo video lo faccio in ritardo rispetto a quando avrei voluto farlo perché non trovavo più le foto, ero convinto di averle perse. E parto a farvi vedere delle foto che avevo, siccome volevo fare comunque il video, avevo racimolato da internet alcune foto che vi faccio comunque vedere, ma poi passerò alle foto quelle vere e proprie e vi racconterò un po' la storia di questo camper. Quindi eccole qua. Allora, questa qui l'ho scelta per il modello e l'anno, che è probabilmente lo stesso o molto simile. Si riconosce dai paraurti separati qui davanti sul frontale. Quindi questa l'ho scelta giusto per capire l'anno. Questa qua l'ho scelta per il colore, perché era molto simile al colore che avevo io, però come vedete qui i paraurti non sono più separati, vecchio stile, ma incorporati nella carrozzeria, quindi questo è più nuovo, questo è anche più nuovo. Queste qui e le seguenti due che vi farò vedere le ho prese perché si vede un po', diciamo, il carattere generale del furgone. Questo ricorda molto quello che avevo io. Beh, è più bellino questo, mi piacerebbe di più, però comunque il mio era molto simile. Non aveva il finestrino, però aveva il rialzo ed era tipo con le ruote cromate anche il mio, eccetera, no? E poi avevo trovato anche questo che questo più che altro solo perché il soppalco come si chiama, il rialzo qua in vetroresina e questo è molto simile a quello che avevo io. E poi questo qui che, essendo il modello vecchio come quello che avevo io, anche se ha questa finestra che io non avevo, è molto simile, anche se il mio rialzo qua era un po' più aerodinamico, ma comunque questo è molto simile. Comunque, a parte questi, che appunto ho raccolto inizialmente perché speravo di poter fare un video, cioè volevo fare un video solo basandomi su questi, quando ho trovato invece le foto originali che ho fatto io, il tutto è cambiato e per fortuna adesso posso parlarvi brevemente e raccontarvi la vera storia del mio. Si parte tutto da il concessionario. Praticamente in questa via, in questa provinciale, io andavo e venivo da Milano in moto. Ai tempi avevo una moto, un enduro, una Yamaha XT600. E tutti i giorni passavo di qui e vedevo sto grande concessionario che ai tempi non aveva questi tendoni qua, era solo un parco aperto, no? E vedevo tanti furgoni dietro, però non è che ci facevo più di tanto caso. Un giorno che avevo più tempo del solito, invece di passare dalla provinciale ho fatto la stradina qua, mi sono fermato e ho dato un'occhiata dentro e ho visto una cosa stupefacente di cui mi sono praticamente innamorato subito. E sono entrato a vederlo e adesso ve lo faccio vedere, eccolo qua. Ok, eccolo qua nel suo splendore. Purtroppo le foto non sono granché perché ai tempi non so se esistevano già le fotocamere digitali, ma erano preistoriche, e questa invece è una fotocamera a pellicola e queste foto sono state, ho fatto la scansione con lo scanner dalle vecchie foto che avevano perso un po' di mordente. Comunque vabbè, si capisce. Allora, vedete, questo qui questo è proprio il mio. Questo è il vecchio modello, quindi con i paraurti separati come dicevo. Era probabilmente stato leggermente rialzato, con questi bei ruotoni così.
all'americana e con i cerchi cromati, che qua non si vede bene perché nella foto non sono venuti tanto bene, comunque erano cromati. Allora l'ho acquistato nel 92 e come dicevo mi sono subito innamorato, no? Più che altro quello di cui mi sono innamorato è lo stile molto classico, diciamo vintage, no? Perché era questo che mi piaceva, cioè non è facile vedere un furgone con tutte queste curve oggigiorno, sono un po' tutti squadrati, no? I furgoni, quindi aveva questo fascino un po' retro, che è quello di cui mi sono innamorato. Il colore, come vedete, è un grigio metallizzato ed era stato riverniciato completamente, mi è stato detto, quando è stato messo il rialzo, quindi è stato riverniciato completamente e quindi era perfetto perché il colore era combaciante alla perfezione. Qui è una foto dall'altra parte dove si vede lo stile del muso. Non so se ho una foto poi laterale da questa parte, credo di no, però qui avevo un portellone vecchio stile con le cerniere, vedete che queste due sono le cerniere della porta, no? E la porta si apriva e veniva davanti a quella porta, cioè se aprivo questa porta non si apriva più la porta del passeggero, infatti aveva il piolino che andava a finire qua dentro per incastrarsi, quindi se si teneva, poi più avanti si vedrà la porta aperta, se si teneva la porta aperta qua non si poteva più entrare, perché queste qui vecchio stile si aprivano in questa maniera. Torniamo indietro, e niente, qui lo vedete, queste qui sono foto del 97 mi sembra, quando l'ho venduto, quindi ormai era già tutto rovinato. Questo era un incidente che ho fatto io, poi però vi dirò perché l'ho venduto, perché però era già conciato male purtroppo. Aveva, come dicevo, una buona altezza da terra, quindi probabilmente era stato leggermente rialzato, e poi qui si vede bene il tetto rialzato, in modo che io, che non sono molto alto, ci stavo facilmente all'interno. Qua si vede, da questa foto si vedono un altro paio di caratteristiche, cioè la scaletta per arrivare sul tetto, la ruota esterna con il copriruota. Qua ecco si vede meglio la porta laterale. La porta laterale si vede appunto con le cerniere e il portellone grosso che si apre, e dietro si apriva libero. E qua si vede, questo qui era l'ingresso dell'acqua, questo il gasolio. Non ho detto che era un 3 posti letto, e non ricordo se era 4 o 5 posti omologati per il viaggio, poi vedremo, vi dirò come, ed era un 2000 diesel. Non ricordo quanti cavalli, perché non ne aveva tanti, aveva tanta potenza di spunto, ma non aveva pochissima velocità. Mi sembra che non arrivava a fatica, forse a 120 all'ora, mi sembra che faceva 110-115 all'ora, non di più, ma andava benissimo perché era più spassoso che cioè non pretendeva certo di andare veloce. E comunque vedete, aveva questo fare, diciamo, allegro, divertente, non so, simpatico, ecco, un po' arrotondato, un po', un furgone particolare, a me era piaciuto per questo. E veniamo all'interno, partiamo dalla cabina. Come vedete, la cabina è spartanissima, non c'era attaccato niente, cioè tutta la strumentazione era questo quadrato, e questi era il riscaldamento e il raffreddamento, l'aria, basta, non c'era attaccato niente, troppo forte.
Questo qua era il coprimotore che invadeva la cabina con il qui c'è l'autoradio che non si vede, è attaccata davanti al coprimotore, e un lavoro fatto bene perché aveva uno spinotto attacca e stacca, per cui quando bisognava aprire il motore si staccava il tutto, quindi era un lavoro fatto bene. E dicevo, quindi cruscotto assolutamente vuoto, con quasi niente bottoni, un paio di levette, cose strane, cioè proprio spartanissimo. Un'altra cosa che non ho detto, e che da qua si capisce, è che questo modello era dell'87, del 1987, quindi vecchiotto, per quello che è così brutale, diciamo qua, no? E niente, qui non aveva niente di particolare, poi c'è una cosa qua sopra che vi spiegherò poi. L'unica cosa è che aveva la sedia, la poltrona lato passeggero rotante, aveva eh, non mi ricordo come si chiama, piastra rotante. Quindi, allora, aveva, ecco qua, qui si vede bene, e questa è la prima foto dell'interno, e forse quella dove si gradisce di più l'interno, che non era fatto niente male, fatto artigianale, ma fatto probabilmente da qualcuno che a quei tempi faceva camper, non era uno sprovveduto, no? Perché adesso poi mano a mano vedremo che ci sono tante cosettine. Per esempio una delle prime è la tenda privacy, vedete questa corsia bianca che corre tutta attorno alla cabina. Queste tende, una e una due, girano tutte qua e chiudevano, no? Tutta la cabina, quindi già un tocco da camper serio, diciamo, no? Qui si vede la sedia girata all'indietro. Aveva un tavolo pieghevole che lo vedete qui, lo vedete attaccato qua, vedete, con le due gambe che si aprivano. Questo qua si incastrava dietro in due supporti, e davanti aveva, non mi ricordo di preciso come, no, adesso mi ricordo, a lato aveva due supporti, non so da quale lato, forse di qua. No? Aveva un supporto dove si incastrava dentro, facendolo scorrere, si incastrava dentro, e poi da questa parte, credo fosse questa macchiettina nera, aveva tipo un pomello che si avvitava in un buco, in una filettatura, per tenerlo su, sospeso qui. Quindi anche una bella trovata, insomma. Qui c'era una lucettina. Un'altra cosa bella, che aveva questo, che era un letto a castello ripiegato sopra, quindi scendeva, qui c'erano le cerniere, scendeva, arrivava in piano, e nell'angolo qua del letto, qui non si vede perché c'è sopra il materasso, ma nell'angolo del letto c'era un innesto per un piedino che era per tenerlo su, per tenere su il letto e non farlo scendere. E se non ricordo male c'era un tirante che veniva attaccato per l'altro lato, che veniva attaccato qua, in modo da avere due punti di tenuta, diciamo, del letto, così. Poi tutta questa base qua diventava letto. Praticamente qua si nota che ci sono due strati di legno, e qui c'erano delle cerniere, e qua c'era un supporto, vedete qua c'è un supporto, e qua da qualche parte non mi ricordo bene dove, forse qua adesso, o qua, non mi ricordo perché la foto non si vede bene, c'era un piedino che praticamente sorreggeva la parte che si apriva, cioè la parte sopra si apriva e veniva praticamente piazzata qua, appoggiata su questo supporto e appoggiata su una gambettina di metallo che era contenuta in un gavone. Quindi questo qua diventava un letto doppio, praticamente, diciamo un matrimoniale, volendo, ma poteva essere usato anche così com'era, no? Quindi così come divano e divanetto, oppure aperto come letto matrimoniale, e per la notte anche questo era un letto, no? Quindi ecco i tre posti letto, 1, 2 e 3, e praticamente
Poi questa panchettina qua, poi la vedremo anche da un altro punto di vista, dalla parte opposta, conteneva il serbatoio dell'acqua, che purtroppo non ricordo quanti litri erano, però era grande quanto tutta questa panca, quindi erano abbastanza litri, immagino almeno 50-60 litri, forse di più, non lo so, forse 60, non lo so. Poi praticamente cos'altro si vede qua? Il pavimento era fatto con questa gomma con questi piolini qui, comoda, era un po' vecchiotta, era macchiata, però era comoda da lavare perché si lavava in un attimo. Qui c'era una specie di tappezzeria, ma qua c'era questa cosa che si lavava in un attimo perché è plastica, quindi non era il massimo della comodità perché è un po' freddina d'inverno, però insomma io questo qua non l'avevo mai usato d'inverno, quindi andava benissimo. Poi come si vede qua c'era un vano abbastanza ampio sopra la cabina, quindi per mettere di tutto. Sotto la cucina, che poi si vedrà meglio dall'altra foto, c'era questo vano che poteva contenere molta roba della cucina, ma conteneva anche la bombola del gas in un angolo bella fissata con delle cinghie, e poi sulla cucina c'era anche la cappa in modo per i fumi, insomma, per mentre si cucina. Direi che qua non abbiamo altro da vedere, poi spiegherò guardando dall'altra parte che cos'è questa tenda qua. Passiamo a un'altra foto, eccola qua, questa da questa parte. Allora, come si vede, qua si vede bene, è molto alto, quindi si stava facilmente in piedi. Aveva su tutte le finestre le tende oscuranti, qua si intravede, vediamo un po', sì, vedete, è mezza aperta, è leggermente aperta, qui è il rotolo e qui è leggermente aperta. Questo è un rotolo, questo è un rotolo, e da questa parte qui c'era il rotolo, no? Quindi aveva oscuranti su tutte le finestre. Poi aveva un oblò per aerazione, purtroppo senza ventola elettrica, era solo un'apertura con la zanzariera. Qui vedete anche ovviamente una cosa che abbiamo visto, che si vede, il bello era che era tutto laminato, vedete, rimaneva ben poco fuori dalla carrozzeria originale, era tutto ricoperto col laminato di legno, quindi era molto bello esteticamente, se pensiamo agli anni che aveva, parliamo di 87, quanti sono? 30, quanti sono? 87, 35 anni, 34 anni, 33 anni, vabbè, quel che è, bello vecchiotto, no? Quindi per essere così vecchio non era neanche brutto, per come mediamente realizzavano i camper in quei tempi e le roulotte, era piuttosto bellino, insomma, un po' spartano ma bellino. Qua si vede questo che è un vano, cioè non un vano, questo è dove c'è l'acqua, ma c'era questa parte che si alzava per allungare la panca. La panca poteva essere allungata, quindi con quel tavolo bello lungo che vi ho fatto vedere prima nella foto precedente attaccato sopra la cabina, qua c'era un bel posto almeno per 3 persone di qua e 2 persone di qua per mangiare, quindi insomma era abbastanza capiente. E poi fatto così c'era tanto spazio in mezzo, aveva tanto spazio per girarci. È vero che aveva ben poco attaccato, ma proprio per questo aveva spazio centralmente. Qui c'era un sacco di spazio tutto libero per metterci un sacco di roba, e qui c'era anche qua sopra la cucina una porticina che forse si vede meglio in una foto dopo, quindi anche qui ci andava roba per esempio per la cucina. E qua c'era un altro pezzo sempre basculante che si alzava, laminato anche lui per allungare il piano di preparazione del cibo, quindi bellino anche questo. E qui non so se c'ho altro da dirvi. No, sì, è vero, vedete questa corsia qua di metallo, di alluminio, questa qua serviva, purtroppo non ho una foto trasformato, serviva perché praticamente
c'era un pezzo di legno che si metteva qua, tra questa qui e gli appoggi che tenevano il ribaltamento di questo, c'era un altro pezzo di legno che si metteva qua e questa diventava una panca lato guida, e c'era un pezzo di metallo tipo allungabile che andava a innestarsi in questo. Qua c'era un pezzo di metallo, una placca di metallo con un buco, si andava a innestare qui e dall'altra parte qui, e faceva praticamente da spalliera, era a quell'altezza, e c'erano sempre nel gavone c'erano due cuscini, diciamo, di metà di questa larghezza, lunghi, che facevano da spalliera, e quindi diventava una panca lato guida per trasporto di persone, ed era omologato così per trasportare 4 o 5, non ricordo, persone, perché legalmente non si potevano tenere, non so, penso che sia ancora così, passeggeri non disposti verso il lato guida, quindi questa panca non poteva essere usata per viaggiare. Allora avevano usato questo sistema con questo pezzo di legno in più che veniva messo qua in mezzo, e la spalliera fatta da quel ferro e dei cuscini messi dietro. Praticamente c'era una panca lato guida, quindi rivolti verso il muso, e quindi dove era possibile viaggiare. Era molto ingegnoso. E vediamo un'altra foto dove, ecco qua, si vede bene la cucina che, come vi ho detto, vedete, qui c'è quel pezzo che si apriva e allungava la panca. Questo è il pezzo, vedete, che si apriva e allungava il piano cottura, ed era ricoperto di laminato metallico anche questo, così quando era aperto era tutto, e si bloccava qua. Sotto c'era una chiusura di quelle scorrevoli, no? Tipo quelle delle porte, no? Diciamo così, e si andava a incastrare qui, quindi fatto bene, era ingegnoso. Quindi, come vedete, era un due fuochi con la bombola appunto che era sotto nell'angolo di questo mobiletto qua, e qui c'era il lavello con la pompa dell'acqua e la pompa immersione nel serbatoio, che appunto era qua sotto, prendeva tutto l'interno di questa panca qua. E cos'altro? Quindi vabbè, qua si vede meglio ancora il gavoncino piccolino, e qua sopra si vede un po' di spazio. Qui c'è la cappa, qui si vede la luce interna, che qui non si vede, si vedeva forse nella foto, cioè vabbè, c'era una luce, una piccola profondità interna che si accendeva da qua, e la cappa che si accendeva da qua. Qui un po' di spazio per roba anche da cucina, e via. C'era persino la raffinatezza dell'antischizzo, cioè decentemente fatto bene, insomma. E ora, per finire, giusto così per curiosità, come l'ho usato. Ho accennato, non so se ho accennato, l'ho comprato appunto nel 92 io, e nell'inverno del 92, non mi ricordo se è autunno o inverno 92, e l'ho subito usato come automobilina perché era piccolino, e quindi io appunto arrivavo dalla moto, non avevo la macchina, e quindi io avevo comprato questo proprio perché era piccolino e mi faceva anche da macchina, quindi ho cominciato anche ad andarci a lavorare tutti i giorni, per cui lo usavo proprio anche come automobilina. Mi veniva comodo perché, per esempio, andandoci a lavorare, andando a Milano si sa, come tutte le grandi città, mangiare fuori alla pausa pranzo costa caro. Nell'ufficio dove lavoravo non c'era mensa, e quindi io invece mi portavo da casa la roba da mangiare, tornavo in camper perché ce l'avevo parcheggiato vicino all'ufficio, e mangiavo dentro. Quindi avevo la mia cucina, la mia casettina personale già allora, anche se non avevo ancora l'idea
che ho adesso di vivere in camper, però insomma veniva utile. E il primo viaggio che ho fatto è stato in Val Savaranche. Questa è una foto presa adesso da Google della Val Savaranche, dove alla fine della strada della Val Savaranche, in provincia in Val d'Aosta, no? C'è praticamente la strada che arriva nella valle finisce qui in un grosso parcheggio dove atterrano anche gli elicotteri eccetera per il soccorso. Poi c'è un ristorantino e un albergo e poi c'è il campeggio. Questo è l'ingresso del campeggio e questa strada è il campeggio e qui c'è il campeggio. Dopo si vedrà una foto di me che sono praticamente qua col camper. Qui sono i bagni, questo se non ricordo male, questa era... No, forse i bagni erano questi e questo era il campeggio, adesso non mi ricordo bene, no, forse era questo lo sgabbiotto del campeggio, vabbè comunque. E niente, e qui quindi era tutto lo spazio del campeggio. Qui si vede meglio in quest'altra foto dove era, praticamente qua, point, qui c'era il campeggio e qui c'era, questa è la Val Savaranche, no? E qui c'erano tutte le passeggiate che io praticamente sono stato addirittura un mese intero a girare. Questa è una foto recente della Val Savaranche che ho trovato in internet. Questo ruscello e questo sentierino partivano, il campeggio è poco più avanti qua dietro, e dopo il campeggio partiva questa passeggiata. E qui mi vedete, eccomi qua, nel senso camper, no? Porta aperta, la bicicletta che mi ero portato, che ho ancora adesso, non aveva tendina, quindi avevo messo solo una stuoia ma non avevo modo di proteggermi, l'oblò aperto, le tendine quelle privacy chiuse, tutto qui. Il campeggio era piuttosto spartano, non aveva neanche piazzole, ognuno si piazzava dove voleva. E io mi ero messo qua, mi piaceva, mi ero messo qua vicino a questo sassone qua che avevo alle spalle, quindi quando ero sdraiato qua vedevo la parete. Qui c'era una parete abbastanza ripida dove tutte le mattine mi svegliavano urlando le marmotte, e di fianco a me, poco più in là da questa parte, c'era uno con un camper, anche lui, che praticamente davanti al camper aveva una sdraio e un telescopio per guardare le marmotte tutte le mattine. Vedete, eccolo qua, sempre pronto a partire, perché in effetti io tiravo sulla stuoia, o forse la lasciavo lì la stuoia, non mi ricordo, perché tanto a quei tempi non c'era tanto. Nel 90, questo è nel 93, quindi la prima estate, quindi comprato nel 92, questi erano i posti della Val Savaranche dove a piedi poi sono andato a passeggiare in quel mese che sono stato lì, riuscendo a fare anche dei belli incontri, gli stambecchi e poco più giù anche le marmotte, no? Solo che le foto sono quello che sono perché ai tempi avevo una macchina fotografica a pellicola un po' scadente. In seguito mi sono organizzato per fare foto migliori. E questo è stato il primo anno, un mese di viaggio in Val d'Aosta, girando per le montagne a piedi o in bici. Dopo un mese avevo girato qualsiasi sentiero, tutta la Val Savaranche mi ero girato. L'anno successivo, quindi il 94, sono andato in Francia. Volevo andare a Euro Disney. Quando sono stato lì mi sono accorto che c'era un parco chiamato Parco Asterix nelle vicinanze di Euro Disney e sono andato a visitare anche quello. Un posticino simpatico a tema Asterix, no? Si vede, cioè al centro del parco c'era Asterix sulla cucuzzola. E niente, era bellino perché era tutto, appunto, come si vede, tutto molto scenografico, ecco. E poi dopo il parco Asterix, dove sono stato un giorno e l'ho visitato tutto, sono stato 3 giorni dentro il parco Euro Disney in Francia. Nel parco Euro Disney in Francia
ultimamente ho visto delle foto aeree, è ancora così, il parcheggio prevede una zona dove vengono mandati i camper, dove i camper possono pernottare, quindi è fatta apposta per fermarsi lì col camper e vivere lì. Infatti tutti i parcheggi sono in discesa, in modo che se si scaricano acque, non si possono scaricare ovviamente le acque nere, ma le acque grigie si possono scaricare, o almeno a quei tempi si potevano scaricare, perché eh, era scosceso e c'erano grate lungo tutto il parcheggio, in modo che uno poteva addirittura tenere, era fatto per i camper, quelli senza come il mio, che non aveva la vasca di recupero acque grigie, e quindi quando usavi l'acqua scaricava a terra. Il parcheggio di Euro Disney era fatto in modo che, scaricando a terra, almeno a quei tempi, nel 94, non so se è ancora così, se scaricavi a terra andava tutto nell'apposita grata e veniva diciamo recuperata, come se fosse uno scarico acque, ma lungo tutto il parcheggio. Quindi era veramente eccellente la sistemazione. Infatti ho dormito 4 notti lì, perché sono andato a cavallo di Ferragosto e praticamente sono arrivato nel parcheggio la sera, ho dormito e poi ho fatto 3 giorni dentro, dormendo anche l'ultima sera, quindi 3 giorni, 4 notti. Queste sono alcune delle foto che ho scattato, giusto, ne ho scattate 350 foto su rullino 35 mm, più di 350. Queste qua, vabbè, sono alcune solo per farvi vedere, no? Per chi non ci fosse stato. È sicuramente da vedere, se è una cosa che vi può interessare, perché sia di giorno che di notte è uno spettacolo, vi proietta in un mondo fantastico. Ci sono un sacco di sfilate anche di notte. Questo è un carro con tutto illuminato, e qui praticamente si conclude la spiegazione. Ecco qua, avete visto tutta la storia che vi ho raccontato. Ho accennato che il camper l'ho dovuto vendere nel 97, e l'ho dovuto vendere perché qui dove per ora ancora sono fermo, e dove abito tuttora, anche se adesso abito nel camper, per un qualche motivo il camper era quel questo camper, questo Bedford, era motivo di vandalismo, e me l'avevano vandalizzato praticamente tutto. Ogni lato della carrozzeria era stato graffiato, mi avevano tagliato più di una volta le gomme, mi avevano rovinato il copriruota dietro, persino erano riusciti a graffiare i vetri, mi avevano rotto gli specchietti più di una volta, piegato i tergicristallo, insomma l'avevano vandalizzato tutto. Io di volta in volta lo riparavo, ma a quei tempi avevo un lavoro dove mi pagavano molto poco e quindi non riuscivo a sostenere le spese. In più quei periodi erano anche periodi di Super Bowl o diesel, era molto altissimo, e quindi alla fine nel 97 ho deciso che non riuscivo più a tenerlo e ho dovuto venderlo a malincuore, e mi sono anche pentito di averlo venduto, ma non potevo fare altro. La storia è un po' questa. Spero vi sia piaciuta. Per questo video è tutto. Ai prossimi video. Ciao a tutti.